confettura ancora di pomodoro che abbiamo. Cosa facciamo con tutta questa scorta? Aiuto! Allora vediamo se Patrick ha qualche idea. Amore, puoi venire un attimo per favore? Sì, eccomi. Abbiamo tantissime conserve di confettura di pomodori. Cosa possiamo fare con tutte queste conserve? Ma non puoi farci un bel dolce della domenica, tipo, non so, una bella crostata che a me piace tanto? Ottima idea, nella crostata ci vanno anche 2 barattoli senza problema e poi abbiamo così l'occasione di far vedere ai nostri amici di Pane e Amore la nostra versione vegana senza glutine della pasta frolla. Ottima idea, grazie, bravo. Mentre Barbarina cerca la ricetta della pasta frolla vegana e senza glutine nel nuovissimo ricettario di Pane, Mele e Amore che l'ho regalato, vi anticipo in sovraimpressione quali saranno gli ingredienti che serviranno per una crostata per 4 persone. Per prima cosa in una bacinella mettete tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina di riso, la farina di grano saraceno, le mandorle macinate, l'amido di mais, il lievito, lo zucchero e un pizzico di sale. Quando avete fatto mischiate tutto. Ora è il momento di aggiungere la margarina vegetale. La mischiate prima con una forchetta, con un cucchiaio, cercando di stemperarla un po' e poi, se ve la sentite, usate le mani. Io ve lo consiglio, lo faccio sempre con le mani, però volendo si può anche andare avanti solamente con la forchetta. Lavorate la margarina vegetale di modo che si amalgama bene alle farine. Questo alla fine deve risultare un po' come sabbia e se schiacciate il composto fra le mani deve tenere l'impronta della mano, proprio come si vede qua nel video. A questo punto potete aggiungere anche il latte vegetale e incorporarlo in modo graduale al resto degli ingredienti secchi. Potete farlo prima con la forchetta col cucchiaio, poi se volete rendere il lavoro più agevole potete utilizzare le mani anche in questo caso. Se l'impasto dovesse essere troppo secco, quindi che proprio si sgretola, aggiungete un po' di latte e sempre in modo graduale, dopo aver mischiato per un po' verificate com'è la consistenza. Se invece l'impasto risulta veramente troppo bagnato, che non si riesce a lavorare e continua a incollarsi alle dita, in quel caso aggiungete la farina di riso, perché la farina di riso asciuga, e lavorate l'impasto. Comunque risulterà morbido, la consistenza è più o meno quella che vi faccio vedere nel video. Adesso in avanti appoggiate sempre la pasta sulla carta da forno, altrimenti si incolla. Dividete il panetto in 2/3 e 1/3 e iniziate a lavorare con la parte 1/3 per creare le striscioline che andranno a decorare la torta. Le lavorate sempre sulla carta da forno. Una volta che avete raggiunto la dimensione giusta per la vostra forma della teglia, con questo attrezzo apposito oppure anche con un coltello tagliate delle striscioline larghe dai 2 ai 3 cm, non troppo sottili perché sennò la pasta, come vi ho già detto, si spezza. Molto delicatamente le prendete una ad una e le mettete da parte su una superficie infarinata, sempre con farina di riso, mi raccomando. Nulla vi vieta di fare anche decorazioni diverse, non dovete per forza fare le striscioline, potete anche fare cuori, cerchi, cose molto semplici, nulla di articolato, perché sennò questa pasta non reggerebbe il colpo, perché si spezza, è troppo morbida. Maneggiate sempre poco e con grande cura. Se dovessero spezzarsi le striscioline fa niente, il risultato sarà bello comunque.
Bene, ora ci occupiamo del panetto più grande, infarinate di nuovo sempre la carta da forno, lavorate ma davvero quel che basta per iniziare a spianare questo pezzo di pasta, a creare un bel cerchio della grandezza giusta della vostra forma. Nel nostro caso si tratta di una tortiera da 18 cm di diametro. Io lavoro molto con le mani perché mi piace così, ma potete anche fare tutto col mattarello. Quando siete pronti, trasferite tutto nella vostra tortiera. Vedete? Così un colpo tracchete e sotto, senza fare altri strani maneggiamenti, perché sennò si rovina questa pasta, E andate piano piano, con molta delicatezza, a dare la forma alla vostra pasta. Se vi dà fastidio la carta in esubero, tagliate, così riuscite a lavorare al meglio in modo pulito. Quindi molto delicatamente date la forma. Quando avete fatto, mettete i bordi come piacciono a voi, tanto se poi escono male potete sempre rifare, e bucherellate il fondo con la forchetta, così che il calore potrà espandersi da tutti i fori. Siete pronti? Bene, mettete le vostre confetture dentro nella crostata. Non penso che devo dare ulteriori spiegazioni su questo. Ne vanno qua, sono andati 2 barattoli, ecco. E ovviamente potete usare le confetture che volete. Noi avevamo confettura di pomodori a uffa, abbiamo usato quella. E quando i giochi si fanno difficili, i duri iniziano a giocare. La parte più difficile è questa, adagiare le striscioline sulla torta. Quindi prendetele con grandissima delicatezza e con altrettanta delicatezza le adagiate. Se dovessero rompersi, non state più lì a toffinare, toccare, provare a togliere, lasciate perdere. Aggiungete l'altro pezzo, un'altra parte, di fianco vedrete che non si vedrà o comunque non darà fastidio. E mettete le prime 3 strisce e poi di sbieco le altre 3 striscioline. Tagliate l'eccesso di queste striscioline che avanzano, livellate i bordi, insomma rifinite un po' a livello più estetico che altro, e così almeno vi rimane un po' di pasta cruda da mangiare, che in fondo diciamocelo, cioè le torte io le faccio per quello, per mangiare la pasta cruda. Niente, ormai è detto. Fatto questo bellissimo lavoro estetico del tutto libero e creativo, si procederà al forno, che ovviamente avete precedentemente preriscaldato a 200 gradi. Noi abbiamo la fortuna di avere questa bellissima stufa a legna, pertanto tutte le preparazioni le cuociamo qua dentro e questa torta non sarà da meno. Preparatevi che presto il risultato sarà sotto i vostri occhi dopo circa 20 minuti, 25 minuti di cottura. La toglieremo dal forno quando sarà di colore dorato tendente al bruno, più bruno che dorato, va là. Vi ringraziamo per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto vi chiediamo di mettere un mi piace. Iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Si gira, scena, fare torta, ciak 1. Non è possibile. Oh, Dio, ci penso io, amore, dai. Ci penso, mi riprendo da sola.